Bentornati a Football Benchmark, bentornato ad Andrea Sardori, Global Head of Sports di KPMG. Oggi ti voglio lanciare una provocazione. Alla vigilia della Champions League mi dovrai dire alla fine di questa puntata chi vincerà la Champions, visto che si parla tantissimo di fatturati e chi è più ricco generalmente la vince. Ma allora andiamo subito e ci buttiamo subito in questa puntata che analizza le magnifiche 8 che sono arrivate fino a questo livello della Champions per sottolineare quello che già ci siamo detti nelle precedenti occasioni che ci siamo incontrati, lo strapotere delle spagnole, con una curiosità, perché le 4 più ricche si incontreranno a vicenda nelle prossime sfide di Champions e le 4 meno ricche, perché sempre di ricchezza si tratta, si affronteranno fra di loro. Questo forse ti aiuterà poi a rispondere alla domanda di chi vincerà la Champions. È vero, le 4 più ricche, cioè a livello di ricavi, ma sono anche le 4 che spendono di più a livello di stipendi, sono le 4 che hanno la rosa di più alto valore e sono anche le 4 che hanno il valore come club più alto. Questo l'ha voluto il caso. Però se guardiamo questa classifica ci sono dei dati interessanti. Guardando ai ricavi commerciali si vede come le squadre tedesche, Bayern Monaco e Borussia Dortmund, raggiungono dei livelli altissimi, oltre il 55% con il Bayern Monaco al 58%. Le spagnole molto bene, però con il Barcellona molto più avanti del Real Madrid. Ricavi da stadio, le prime 3, Real, Barcellona e Bayern, oltre i 100 milioni di ricavi da stadio, anche in virtù dello stadio grande. Da ultimo poi abbiamo in un certo senso la teledipendenza delle squadre che potremmo considerare di media dimensione, Juventus, Atletico Madrid e le piccole come Leicester e Monaco che vivono un po' sui ricavi che derivano appunto dalle televisioni. Chi più ha più spende, si dice, no? Generalmente funziona così. Andando ad analizzare, tu prima citavi gli stipendi di queste squadre, più o meno la classifica rimane la stessa, c'è un'inversione al numero 1 e al numero 2, ricava di più il Real Madrid, spende di più il Barcellona per gli stipendi, ma esatto. Più o meno la classifica rimane la stessa. La classifica rimane la stessa, l'ordine c'è un'inversione tra Barcellona e Real Madrid, il Barcellona spende il 20% in più rispetto al Real Madrid. Ritornando ai ricavi e guardando anche la differenza tra le grandi e la Juventus rispetto al Bayern Monaco, che è terza in questa classifica e chiamiamo un po', diciamo, il gruppo del 600 milioni di euro di ricavi, è dietro di circa 250 milioni. Quindi anche la spesa che si può avere nell'acquistare i giocatori chiaramente diventa determinante, perché se uno ha un fatturato superiore può permettersi dei giocatori più importanti. Torniamo al famoso tavolo dei 100 euro di cui parlava Conte qualche stagione fa. Il rapporto che c'è in questo momento fra gli stipendi che vengono pagati e il valore della rosa, secondo le analisi dei dati che avete fatto voi di KPMG, è direttamente proporzionale, no? Certamente. Sembra quasi scontato dirlo, ma in realtà non è così. Sì, però se tu prendi anche un campione molto più ampio, c'è una correlazione tra praticamente il valore della rosa, il valore degli asset e praticamente gli stipendi. Perché se tu vuoi comprare dei giocatori di valore devi pagarli, e qui possiamo vedere appunto questa forte correlazione, è una linea di regressione tra stipendi e il valore di mercato, e vediamo che ci sono 2 squadre che hanno una rosa di circa 700 milioni, che sono Real Madrid e Barcellona, Atletico Madrid e Juventus a 400 milioni, con il Bayern di Monaco in mezzo, circa 550. Però vediamo anche come il Barcellona paghi molto di più rispetto al Real Madrid e la Juventus paghi molto di più rispetto all'Atletico Madrid. Se sei a destra, in un certo senso, paghi di più rispetto al valore, certo. Se sei a sinistra, in un certo senso, sei più efficiente. Esatto, quindi potremmo dire in linea di massima che l'Atletico Madrid è stato più bravo a calmierare gli stipendi rispetto alla Juventus, pur avendo un valore di rosa praticamente identico, sì, no? Rispetto alle valutazioni che vengono fatte in bilancio. Player trading, ovvero acquisizione di giocatori al netto di tutta una serie di calcoli, quindi ammortamento, quindi quanto tempo sono stati rosa, se sono stati creati nel settore giovanile o meno, degli ultimi 3 anni. Qui la classifica cambia molto rispetto a quelle che abbiamo visto adesso, insomma, perché c'è il Real Madrid che spende tantissimo, sì, e c'è invece un Borussia Dortmund, ma addirittura un Atletico Madrid che viaggia più o meno alla pari, un Borussia Dortmund che addirittura negli ultimi 3 anni ci ha guadagnato, pur rimanendo fra le prime 8 d'Europa. Certo, cioè, ci sono
i ricavi da stadio, i ricavi da diritti televisivi, i ricavi commerciali, ma c'è anche una gestione di entrate e di uscite dei calciatori e qui vediamo che le squadre piccole, quindi il Leicester, lo stesso Atletico Madrid, il Borussia Dortmund e il Monaco devono cercare anche di vivere su una buona compravendita e una buona gestione dei calciatori. Le grandi squadre devono chiaramente investire, possono permettere di investire di più anche perché hanno dei ricavi molto maggiori. E questo si vede molto quando vediamo la relazione tra il valore della rosa e la profittabilità di un club. Qui si vede la Juventus che ha vinto negli ultimi anni in Italia e sta performando abbastanza bene in Europa, ha dovuto investire per cercare di diventare competitiva. E qui si lega al prossimo grafico che vedremo, quindi al prossimo dato che ci proponi oggi per valutare le magnifiche 8 della Champions, ovvero gli utili che sono stati fatti nelle ultime 3 stagioni, quindi lo stesso arco temporale del player trading che abbiamo visto delle prime 8. La Juventus è l'unica che ha il meno davanti, leggerissimo, meno 0,3, possiamo dire un pareggio. Perché, come ci spiegherai, di fatto tutti gli utili che ha fatto la Juventus in questi 3 anni sono in quei 90 milioni e passa che abbiamo visto dei player trading prima, perché la Juventus ha approfittato degli utili per rafforzare la squadra. Esatto, la Juventus ha reinvestito gli utili al fine di andare a aumentare la competitività della squadra per poi andare a vincere sul campo, perché se poi tu vinci sul campo generi più ricavi e di conseguenza puoi investire. I 110 milioni di utili aggregati del Real Madrid fanno riferimento a poi dei fatturati, come del resto per il Barcellona, che sono oltre i 600 milioni, quantomeno nell'ultima stagione. Però quello che secondo me è anche molto positivo, e questo è anche un risultato del fair play finanziario, a mio avviso, è che se tu guardi le 8 squadre qualificate sono tutte positive, con la Juventus praticamente in pareggio, con una perdita di circa 300 mila euro. Ultimo dato, e poi naturalmente dovrei rispondere alla domanda con cui abbiamo aperto questa puntata, è relativo al valore della rosa, l'enterprise value, anzi dell'impresa. Del club, il valore del club. Come sappiamo la Juventus è nella top 10, ma in questa classifica resiste in 4ª posizione, per quanto riguarda le 8 che sono arrivate in finale, cioè nella Final 8. Sì, questo è il valore d'impresa al 1° gennaio 2016, tra poco usciremo con la classifica al 1° gennaio 2017. Sono delle variazioni, già ci puoi anticipare qualcosa? Ci saranno delle variazioni. Ricordiamo che l'anno scorso Real Madrid e Manchester United erano praticamente a pari, chiaramente qua il Manchester United non c'è. Nelle top 5 c'è anche l'Arsenal, che è quinto in questa classifica. Ancora qui possiamo vedere la relazione tra successo sportivo e valore praticamente del club. Il Leicester manca perché l'anno scorso non era stato valutato. Da valutare, aggiungo io, che nelle prime 5 posizioni di queste squadre che sono arrivate nei quarti di finale Champions ci sono rappresentate le prime 11, quindi c'è una buona rappresentanza delle prime 10. Forse l'eccezione la rappresenta il Monaco, che è 26esimo come valore d'impresa, visto che spesso c'è questa relazione fra il fatturato o il valore della squadra rispetto ai risultati sportivi. 2 domande per concludere. La prima naturalmente è chi vincerà la Champions, analizzando i conti, se riesci a fare questo tipo di previsione. Allora, io non faccio delle analisi sportive, faccio delle analisi economiche e finanziarie. Se uno guardasse semplicemente l'aspetto finanziario, la logica dice che deve venire fuori dalle prime 4, dalle 2 semifinali, dei quarti di finale, quindi Juventus, Barcellona e Real Madrid, Bayern. Ma la bellezza del calcio è che c'è anche la parte sportiva, non bastano solo i soldi, bisogna poi vincere sul campo. Quindi si può vincere la Champions anche con un calcio sostenibile come quello che hanno fatto Monaco, Leicester o Borussia Dortmund. O lo stesso Atletico Madrid, che per 2 volte è arrivato in finale negli ultimi 3 anni, e chiaramente l'esempio più eclatante è il Leicester, che ha vinto la Premier League lo scorso anno. La seconda domanda è: la Juventus è in questo momento nella top 10, ma quasi come fosse una terra di mezzo fra i grandi colossi che governano a livello finanziario l'Europa calcistica e le squadre che invece sono governate molto bene sia a livello sportivo che a livello finanziario, come l'Atletico Madrid e come il Borussia Dortmund. Secondo te è più vicina al Real, Barcellona, Bayern, Manchester, o è più vicina ancora al Borussia Dortmund e all'Atletico Madrid, e quanto si può avvicinare alle grandi? Guarda, il campo darà la risposta alla tua domanda, non la posso dare io.
Se la Juventus dovesse vincere quest'anno, nei prossimi anni, la Champions League e avere una reputazione internazionale crescente ed aumentare i propri ricavi commerciali, perché è lì dove c'è lo spazio di crescita maggiore per la Juventus, allora si sposterà verso le grandi squadre europee. Se non riuscirà a vincere, rimarrà in mezzo. Allora, parola al campo, naturalmente, grazie ancora ad Andrea Sartori, Prego. l'appuntamento con Football Benchmark, come al solito, la prossima settimana. Buona serata. Buonasera.